E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Siamo di nuovo live dopo tanto tempo, rieccoci qui dopo la trasferta a Dubai che è terminata e siamo tornati e siamo ragazzi in una situazione bollentissima. E lo so che in questo periodo sono molto agitato, devo indossare la FOMO cuffia perché rischio di andare in FOMO, non fatelo mai, non andate mai in FOMO, ma io vedo questa situazione come il possibile orlo, cioè siamo veramente a un passo da quello che potrebbe essere un bull market travolgente, uno dei più travolgenti di tutta la storia di Bitcoin. E vi spiego anche il perché. Cioè, ve l'ho già spiegato in realtà anche nelle ultime live, ma se facciamo un attimo il punto della situazione e il contesto, cioè ci troviamo vicinissimi a un passo per l'appunto dal livello chiave che se lo rompiamo con un'altra leg up andiamo a assorbire l'intero ritracciamento, quindi terminiamo la fase di ritracciamento, recuperiamo tutti i supporti più importanti sui time frame più importanti, quindi il settimanale e il mensile, come potete vedere, rientriamo nella zona dei massimi locali in una fase con inflow sugli ETF che sono rampanti. Siamo entrati nel canale rialzista dell'M2, della Global M2, che quindi anche quello, se dimostra aver correlazione, di nuovo è un'ulteriore confluenza e un ulteriore catalyst. Interesse istituzionale ai massimi livelli, se ne continua a parlare sia a livello governativo, negli Stati Uniti Trump ancora lo ha menzionato quanto è importante, e il tema della riserva strategica è ancora aperto, c'è CZ che sta facendo da advisor a un sacco di paesi, è vero, al momento paesi strani tipo il Pakistan o il Tagikistan, lì come cavolo si chiama, ma ci sono sempre più paesi interessati a una riserva strategica in Bitcoin, e anche se a noi fa ridere, no, che siano quelli i paesi che si muovono per primi, in realtà ha perfettamente senso perché magari sono i paesi che ne hanno più bisogno. Aziende che investono in Bitcoin, abbiamo visto 21 Capital, no? Quella con dentro Tether, Jack Mallers, cioè quelli lì sono progetti veramente potenti che puntano a raccogliere Bitcoin e a distribuirli tramite azioni. Lo stesso Strategy che di nuovo ha comprato, cioè c'è un trend. Quest'anno, questo ciclo, il trend è dominato da un tema istituzionale, una domanda istituzionale che arriva da tutte queste tipologie di fonti ed è solo agli inizi potenzialmente. La price action lo dimostra perché comunque anche quest'ultimo ritracciamento, no, nell'ipotesi che viene rotta questa resistenza e si riparte, anche quest'ultimo ritracciamento è stato del 30%, ridimostrando che questo è il bull market più forte di sempre in termini di ritracciamenti contenuti. Qualcuno prima mi chiedeva: secondo te non ci saranno più bear market? Io gli ho risposto: ci saranno, e come i bear market, perché il mercato non perdona, no? Ciò che estende poi contrae, e anche se adesso è vero abbiamo avuto vari ritracciamenti, quindi è un mercato organico per il momento, mi sta piacendo, proprio perché ogni leg up non è esagerata, non ci sono più le leg up paraboliche come nel 2021, questa roba qui chiama poi il bear market, perché se tu fai un 5 per 6 per nel giro di un mese è ovvio, no, che poi arrivano a cascati take profit, ma se tu fai delle leg up contenute con poi dei begli storni del 30%, delle belle correzioni come si deve, è una salita più organica e quindi più sostenibile a lungo. Questo è un po' il tema di questo ciclo, no? Infatti, se notate, anche la ciclicità è un po' cambiata, sono cambiate le estensioni, sono cambiati i tempi, stiamo vedendo ritracciamenti più contenuti rispetto ai meno 60% del passato, e anche sul tema bear market, secondo me, ci sarà, ripeto, il bear market, perché prima o poi il ciclo inverte e si va in una fase ribassista vera di quelle lunghe, magari un annetto e mezzo. Non so quando né a che prezzo, altrimenti sarei già ricco se lo sapessi. Non si può prevedere il futuro, ahimè. Però secondo me ci sarà, ma credo che anche quello si dimostrerà, poi vedremo se il tempo ci darà ragione, meno marcato dei precedenti. Cioè io non credo che vedremo più un meno 80% su Bitcoin nel prossimo bear market, perché ci sono comunque gli investitori tramite ETF che fanno da sacca di domanda. Abbiamo tante aziende che fanno da sacca di domanda. La riserva strategica e le riserve strategiche che nasceranno che faranno da sacca di domanda. Tutto questo
chiudo con quest'ultimo cappellino, in una fase in cui l'interesse è ai minimi storici. Lo so che anche su questo tedio e lo ripeto sempre, ma è un parametro che per me è un parametro chiave. Cioè guardate, 17 è l'interesse su Bitcoin nel mondo, su Google Trends, è pari ai minimi del ciclo. Ai minimi di questo ciclo, cioè ottobre 2024, prima di tutta la fase di Trump, oppure addirittura il periodo, guardate, 2022-2023, cioè quando c'era il disinteresse più totale su Bitcoin. In una situazione come questa che abbiamo appena descritto, cioè a me sembra paradossale ed è proprio per quello che mi viene da pensare che ciò catalizzerà ulteriormente la leg up di questa fase qualora dovessimo andare a recuperare i livelli chiave di cui ho parlato prima, perché tutti quelli che al momento sono disinteressati come al solito torneranno nel momento peggiore, torneranno in FOMO ai massimi, torneranno a comprare a caso, a comprare meme coin, a comprare altcoin, si bruceranno di nuovo, catalizzeranno ovviamente la corsa, creeranno, no, quella volatilità e quella turbolenza che ormai dovremmo conoscere e alla fine, come sempre, ci rimetteranno perché la FOMO, entrare in quelle situazioni lì puramente emotive, è pessima. E saranno magari le stesse persone che poi invece si disinteressano nel momento in cui è più interessante avvicinarsi e mettersi al tavolino, studiare, ragionare su come pianificare le prossime mosse, abbassare un po' i prezzi medi di carico, strutturare meglio il portafoglio, iniziare anche un'allocazione ragionata anziché correre dietro ai grafici che salgono, cercare di fare trading, di moltiplicare i soldi in fretta che poi li si brucia, no, invece fino a un mese fa, no, quando comunque c'è un ritracciamento, non c'è hype, è tutto nelle situazioni più interessanti, tutti a parlare di bear market, tutti mega sconfortati, no, ma perché adesso scendiamo, è come il 2022, lì quello che era un disastro, doppio top, di qua, di là, tutto un disastro, poi quando sale è tutto hype. Non bisogna fare questo errore, bisogna essere lucidi, razionali e guardare la situazione per quello che è, sia macroscopicamente, quindi ciò che sta guidando Bitcoin in questo periodo, sia da un punto di vista grafico, per ovvi motivi. Bene, ho fatto l'intro più lunga della storia, quello che però vi voglio dire è, mi raccomando, abbiamo ultima chiamata per il workshop investimento, a proposito di investimento a lungo termine, per chi parte da zero e vuole affrontare il mercato in modo serio sul lungo termine, evitando il rumore di breve, evitando l'emotività, guardando i fondamentali, studiando i fondamentali e facendo le cose per bene. Abbiamo il nostro workshop investimento base, che sono lezioni dal vivo, 8 ore di lezione dal vivo, inizia mercoledì, quindi dopodomani, giorno del FOMC, dalle 18 alle 20, 4 lezioni da 2 ore l'una e come vedete si parte dalle basi, la sicurezza, poi la costruzione di un portafoglio e la strategia e gestione del portafoglio stesso. L'obiettivo è darvi le nozioni che servono affinché voi vi possiate mettere lì e dire, bene, io ora posso inquadrarmi la mia situazione, farmi la mia analisi finanziaria, decidere su cosa investire e cosa no, decidere quanto allocare in autonomia. È senza prezzo dare la capacità di farlo in autonomia. Questo è diventare un investitore migliore, acquisire le nozioni e i concetti per potersi muovere in autonomia, senza sempre dover chiedere, oddio, cosa devo fare ora, adesso e domani. Quello è un disastro, quindi link in descrizione se ti interessa. Detto questo, ovviamente seguitemi anche su Telegram, like al video per il pump, iscrivetevi al canale per essere sempre sul pezzo, basta, fine dell'intro. Detto questo, allora partiamo dalla, come si dice, dalla analisi della price action, visto che è la protagonista assoluta. Per un semplice motivo, perché siamo davvero sull'orlo del ritorno all'essere bullish su tutti i time frame. Ragazzi, stiamo per assorbire il livello, cioè questa zona, la coso in giallo perché altrimenti non si vede, questa zona
è l'origine, la fase di compressione prima dell'origine dell'intero breakdown, dell'intero ritracciamento. Recuperarla annulla completamente il ritracciamento, è il segnale più forte dell'ultimo non so quanto tempo, no? È ciò che ci separa effettivamente dal ritornare bullish anche sul time frame di medio periodo, perché di breve ovviamente ci siamo già. Come vedete abbiamo costrutto di bottom, impulso rialzista, lateralità. Quindi sul breve ovviamente la struttura è massimo crescente, minimo crescente, PAM, e adesso anche se dovessimo rompere a ribasso, che è lo scenario di debolezza locale, non andrebbe a inficiare questo a meno che non facciamo un lower low. Quindi il bear case, come vi ho già anticipato varie volte, è la perdita degli 84.000. Se anche dovessimo andare a, non so, rimbalzare qua su, sugli 87,5, avremmo comunque mantenuto la struttura di higher lows, seppur indebolita, e poi bisogna vedere dove sarà l'high, perché poi potrebbe accadere che facciamo un lower high, consolidiamo un po' e ripartiamo su o giù, chiaramente dipende da quello che si fa dopo, però poi cambiamo struttura sul breve, ovviamente bisogna seguirla passo dopo passo. Al momento, visto che non ha senso proiettarsi troppo avanti, al momento la struttura è molto forte perché questo supporto al momento genera sempre domanda, gli 93.007. Se lo continua a fare viene confermato con un'altra leg up, ripeto, quindi sweep dei 98.000 e chiusura sopra i 96,5, abbiamo la conferma e abbiamo l'ulteriore estensione verso la zona dei massimi, target 102.006 e l'all time high 106.100, l'all time high in chiusura intendo. Mentre gli scenari di ritracciamento già ve li ho fatti vedere. Ora abbiamo quella fase di volumi calanti, forte compressione, e quindi c'è da capire l'esito proprio di questo movimento è ciò che determinerà se rientriamo nel bull market con una forza devastante oppure se aspettiamo ancora un po' e dobbiamo un attimino capire meglio l'entità del movimento, cioè la tipologia di struttura che si va a formare. Sta di fatto che vedete, questo ritracciamento diventa sempre più interessante perché è un bel ritracciamento lungo, crea dei nuovi supporti da considerare poi nel lungo termine, crea equilibrio, ridistribuisce, è proprio quello che rende un movimento organico e non eccessivamente impulsivo e parabolico. Quindi questi sono un po' gli scenari. Da tenere d'occhio, come al solito, il grafico Bitcoin Nasdaq, che anche lui sta mostrando la sua solita forza, adesso ha un attimino stornato, ha un attimino frenato, però siamo molto vicini, come vedete, ai massimi. E quindi l'eventuale leg up andrebbe probabilmente a propagarsi anche qua, no? Anche contro Nasdaq, quindi Bitcoin diventerebbe l'asset class più forte in un periodo tra l'altro abbastanza incerto e dubbioso sui mercati americani, cioè sarebbe un segnale ancora più forte. E quindi, ripeto, questo si fa molto interessante. Un'altra cosa da tenere d'occhio è la correlazione con l'oro, no? Perché adesso l'oro è l'asset più forte di queste ultime settimane. Se l'oro dovesse iniziare a stornare un po' e andare a far apprezzare Bitcoin, una rotazione oro-Bitcoin, sarebbe un'altra narrativa molto forte, che per ora manca, ve lo dico con tutta l'onestà del mondo, questo è il grafico oro-Bitcoin, però se dovessimo, vedete, continuare anche qui il trend rialzista, perché abbiamo comunque higher highs e higher lows su Bitcoin oro, questo è Bitcoin oro, tornare a fare un bel trend rialzista anche qua, cioè avremmo veramente la tempesta perfetta, tutte le carte allineate, no, allo stesso modo in favore di Bitcoin, contro Nasdaq, contro l'oro, contro se stesso, no, cioè contro il dollaro, o meglio. Sarebbe l'asset class più forte in assoluto, quella sarebbe la narrativa suprema. Ovviamente potrebbero incidere anche fattori esogeni come il tema della riserva strategica, se magari salta fuori di nuovo, no? Cioè immaginatevi tra una settimana salta fuori la notizia che viene deciso di comprare Bitcoin da parte del tesoro americano per alimentare la riserva strategica. Abbiamo la miccia che fa esplodere tutto. Quindi veramente siamo a basta pochissimo, basta un soffio e tutto è allineato in quella direzione lì. C'è da vedere se questo soffio arriva e la cosa più facile per vederlo è proprio il grafico e anche i dati sugli ETF ci aiutano.
che come vi ho detto, no, siamo ritornati praticamente ai massimi in termini di inflow. Vediamo come saranno oggi. Mercoledì abbiamo il FOMC, le parole di Powell, quindi lo ascolteremo con molto interesse. E poi che altro abbiamo di bello? Dunque questo era un po' il meme del giorno, ma ormai me lo sono perso. Abbiamo un launch pool nuovo su Binance che inizia domani, quindi non perdetevelo, mi raccomando, che si inizia a farmare domani. E questi launch pool, sapete, ci abbiamo fatto un video facendo anche 2 conticini. È vero che un singolo launch pool non ti fa guadagnare chissà che, no, magari dici 5-6 dollari per un BNB, chi me lo fa fare? Però tu se li conti tutti, alla fine ti basta lasciare i BNB su Binance Earn, sforzo zero, e tu continui a farmare i launch pool, e alla fine dell'anno era un 70% nel 2024 di rendita, no? Quindi non siate pigri perché vi sembra che uno non vale niente, non vi viene voglia. Ricordatevi, tanto lo sforzo è praticamente nullo, ok? E poi che altro abbiamo di bello? Abbiamo Giorgia Meloni che guarda il grafico di Fartcoin, abbiamo Tether AI, ecco, questo era il tema. Tether AI è una bella mina, magari faremo un video dedicato in futuro, però ne abbiamo parlato nella parte di Q&A. Rapidamente è diciamo un ambiente di esecuzione, no? Dove programmare agenti AI, quindi entità programmabili che fanno cose, programmate appunto da AI, che possono transare on-chain Bitcoin e USDT. E poi c'è dietro Tether, cioè questo che mi gasa. Tether non fa le cose a caso, quando si muove Tether vuol dire che le cose poi le porta a termine, no? Quindi questo potrebbe davvero dare una bella marcia in più all'uso di Bitcoin come tra l'altro valuta di scambio, che è quella cosa che un po' manca ultimamente, no? Si parla sempre di Bitcoin come asset, ma si parla meno di Bitcoin come valuta di scambio, almeno nei paesi sviluppati, ovvio, perché noi non ne abbiamo bisogno. Trump che si compiace di come il mercato appunto cripto è stato più forte dell'azionario durante il crash, è sotto gli occhi di tutti. Michael Saylor fa shopping, Van Eck fa proposta per un ETF su BNB, insomma ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori. E nonostante questo, ripeto ragazzi, cioè l'interesse è ai minimi storici, quindi mi sembra che ci siano situazioni molto 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 strane. Fatico veramente a commentarle, a concepirle. Per chiudere io vi dico questo, visto che non volevo spendere troppo tempo, tanto appunto i nostri scenari, no? I nostri livelli chiave da tenere d'occhio li abbiamo visti. Mercoledì ovviamente ci vediamo live durante il FOMC, se riesco, perché in realtà ma dovrei riuscire perché mercoledì sono via, perché Whitebit, questa cosa mi fa morire da ridere, mi ha invitato al loro contest di trading dal vivo. C'è un contest di trading dal vivo che verrà streamato su YouTube, guardatelo perché ci sarà troppo da ridere, cioè ci sono io che non so fare trading, non diteglielo. Andrò lì e improvviserò una strategia puramente casuale, voglio vedere come mi posiziono. Il mio gioco sarà quello, ho detto vai, la prendo come una sfida con me stesso, no? Vado lì con dei top trader, io vado lì e uso una strategia che adesso me la ragiono, puramente casuale, probabilistica, e vediamo come funziona e come si posiziona. Voglio proprio vedere, tanto poi sono operazioni di breve, quindi tendenzialmente penso che la fortuna sia dominante, no? In quelle posizioni lì. Comunque, a proposito, se volete aggiungervi alla nostra squadra, è gratuito se avete un account su Bybit o su Whitebit, oppure lo potete creare e depositate $50, li spostate sul subaccount, vedete quello ICTC. Quindi depositate 50 USDT, lo spostate lì e vi unite cioè prima vi unite alla nostra squadra, poi fate quello, vi viene dato un altro bonus di 50, quindi che è una posizione fino a 5.000, perché si può fare fino a leva 100 per, e potete usarlo appunto anche nella competizione, poi ci sono vari premi, tutte queste cose, quindi se vi dovesse interessare, ma anche potete usarlo fino a se stesso, anche non competere. Cioè siete nella squadra ma non vi costa nulla, avete il bonus, lo usate e poi sti cazzi, cioè alla fine è tutto lì. Tanto c'è anche il premio, se non ho capito male, per la squadra più grande, quindi unitevi che ce lo dividiamo, dai, facciamo così.
Mamma mia, come siamo finiti. Cioè, io che faccio una gara di trading, ci sarà veramente da ridere. Comunque, detto questo, ragazzi, io vi saluto, mi suggerirete voi magari. Già una scimmia aveva battuto i trader tempo fa, esatto, io farò la scimmia. Io vado lì a fare la scimmia, vediamo se vince la scimmia o se vincono i trader. Si accettano scommesse, ragazzi. Non ditelo a nessuno però, perché se mi beccano che non so fare niente. Siamo al top. Allora, chipinizziamoci e siamo pronti per salutarci. Allora, chipini per voi. Puoi fare un piccolo riassunto? Sono appena entrato. E no, te lo vai a rivedere in differita. Cippinoni twicciosi, cippinoni su TikTok. Pure su TikTok i cippini, ragazzi. Pazzesco. Allora, vi faccio un carissimo saluto, direi. E noi ci rivediamo per l'appunto mercoledì con il FOMC. Ragazzi, FOMO cuffia, dov'è? Me la devo mettere, perché per concludere, concludiamo così. Basta, se no vado in FOMO. Vedo questo grafico e vado in FOMO. Amici, buona serata, fate i bravi, FOMO cuffia per tutti e alla prossima.